Buongiorno panificatori e panificatrici! Oggi finalmente, dopo 6 anni dall'apertura di Giochi di Gusto, possiamo dire di potervi davvero dare tutto quello che vi serve per preparare a casa le vostre pizze, e non solo quelle. Aspetta però, perché qui voglio fare l'annuncio fatto per bene alla mastrota. Signori e signore, oggi 9 giugno 2026 siamo lieti e orgogliosi di presentarvi il nuovissimo forno per pizza di casa Minerva, che può arrivare fino a 510 gradi. L'incredibile mito. Vabbè dai, fare le televendite non è proprio il mio lavoro, Passiamo avanti. Ok, terminati i convenevoli, passiamo subito alla ciccia e vediamo cosa è riuscito a tirar fuori dal cilindro Minerva con questo gioiellino. E per farlo al meglio voglio ripercorrere insieme a voi tutte le sensazioni, i dubbi, lo stupore da quando mi è arrivato il mito qui in laboratorio ad oggi. Allora ragazzi, io vi consiglio di vedervi il video così come l'ho realizzato, ma nel caso voleste saltare direttamente alla scheda tecnica o a vedervi alcune funzioni di cottura, vi ho messo come sempre i marcatori di capitoli, così vi andate a vedere la parte che vi interessa di più. Allora, il forno mi è arrivato un mercoledì mattina abbastanza movimentato, a dire la verità, ma da buon bambinone quale sono ho mollato tutto, l'ho subito tirato fuori dalla scatola per posizionarlo al posto che gli avevo riservato mesi prima, cioè là in fondo. Già mentre lo sballavo la sensazione era di avere tra le mani un prodotto solido ed estremamente ben costruito, ma a dire la verità me lo aspettavo. Minerva infatti è un'azienda abituata a realizzare prodotti destinati all'utilizzo professionale e il mito dava proprio l'idea di essere un forno professionale in miniatura. Ma, e come diceva mio zio, tutto quello che viene prima del ma non conta, a differenza della maggior parte dei prodotti pro, questo è pure bello da vedere. Oh ragazzi, non so voi, ma per me anche l'occhio vuole la sua parte, soprattutto quando devo andare ad acquistare un prodotto che rimane lì in bella vista. Quindi, prima impressione a caldo superata a pieni voti e modalità bambino felice attivata. Lo step successivo all'unboxing di qualsiasi cosa vado ad acquistare è andare ad esplorare minuziosamente ogni pertugio e andare a toccacciare tutto alla scoperta di qualche chicca o di qualche difettuccio. Non faccio in tempo a iniziare l'esplorazione che già mi tocca complimentarmi con il tecnico per la posizione dell'uscita del cavo di alimentazione. Ragazzi, ma quanto rompe le scatole un cavo che esce da un lato oppure da dietro? In questo caso rottura evitata e uscita posizionata sotto il forno in modo da lasciare pulito ogni lato. Grande Andrea. A questo punto apro lo sportello e vedo subito 3 cosine molto interessanti. La prima è una piccola fessura davanti alla piana che ne facilita la rimozione. Banalmente ci infili il ditino, la sollevi ed estrai facilmente la pietra refrattaria. La seconda è il curioso ed elaborato alloggiamento della sonda di rilevazione della temperatura della camera, ma del perché è stata pensata e progettata in quel modo ve ne parlerò dopo. La terza cosa che mi ha colpito è proprio la guarnizione della porta. Alloggiamento dedicato in acciaio inox e guarnizione in treccia per alte temperature perfettamente integrata nella sua bella cornice. Oh ragazzi, non giudicatemi male, ma quando vedo ordine e cura nei dettagli, anche nelle parti che solitamente non sono in vista, mi parte sempre in testa un applauso. Poi, come succede spesso quando si va in esplorazione, si notano i dettagli e si trascurano le parti macroscopiche. E sì, perché avevo notato subito la cura anche nell'assemblaggio dei vetri della porta. Ma mica mi ero accorto che i vetri erano 4 invece dei soliti 3. E sta roba ragazzi fa tutta la differenza del mondo in un forno, sia per la tenuta termica della camera di cottura, che disperde meno calore nel punto notoriamente più critico, sia per la sicurezza, che ci permette di toccare il vetro senza scottarci anche con il forno al massimo. Parlando successivamente con Andrea, il tecnico Minerva che si è occupato della progettazione del mito, uno dei punti su cui si sono concentrati maggiormente è proprio la coibentazione e l'isolamento maniacale di ogni minima parte del forno. Aspetto che diventa tanto complesso quanto più piccoli sono gli spazi, cioè un forno professionale grande è relativamente semplice da coibentare e isolare dall'esterno, ma più si lavora in piccolo e più la situazione si complica e va affrontata con precisione. Lo so, di solito si parte fornendo i dati tecnici di un prodotto del genere, ma ci tenevo particolarmente a condividere con voi prima le mie sensazioni e poi darvi i numeri. Eccolo qua, il mito è realizzato interamente in acciaio inox AESI 430. E
quando dico interamente intendo veramente tutto, camera di cottura, esterno e tutti i componenti interni. Insomma, non c'è niente in altri materiali che possa ossidare. La camera di cottura è larga 36 cm, profonda 42 e alta 14 ed è in grado di raggiungere la temperatura massima di 510 gradi e di arrivare a 350 in soli 15 minuti. Le resistenze di cielo e platea, rispettivamente da 2000 e 800 watt, sono controllate da un sistema a PID che regola la potenza, corregge gli errori e prevede l'andamento della temperatura garantendo stabilità termica costante in tutte le fasi di cottura, aumentando l'efficienza e riducendo i consumi. Ed è perfettamente compatibile con impianti elettrici domestici. Mi raccomando, il forno va collegato solo ed esclusivamente a prese elettriche da 16 A, protette da magneto termico, come si fa per qualsiasi forno o lavatrice domestici. Il Mito inoltre è dotato di un sistema di sicurezza in grado di staccare automaticamente l'alimentazione in caso di guasto o superamento della temperatura massima di esercizio e di spegnersi in automatico se per caso ce lo siamo dimenticati acceso. Il tutto viene gestito da un pannello touch con display a colori da 3,5 pollici molto semplice e intuitivo che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, sul display notiamo subito due barre che non sono altro che la regolazione della percentuale della potenza da dare alla resistenza del cielo e alla resistenza della platea, l'impostazione della temperatura a cui vogliamo arrivare e la temperatura sotto invece è la temperatura effettiva della camera. Quindi molto semplicemente con i tasti destro e sinistro andiamo a regolare le varie funzioni, quindi temperatura, percentuale del cielo e se ci spostiamo sotto percentuale della platea. E per quanto riguarda la regolazione delle percentuali e della temperatura a cui vogliamo cuocere non c'è nient'altro. Possiamo andare naturalmente ad accendere e spegnere la luce della camera. Una funzione che potrebbe essere interessante è la funzione eco, queste due belle foglioline qua che possiamo attivare o disattivare posizionandoci sulla regolazione della temperatura e schiacciando, tenendo premuto il tasto OK, si accende l'eco che non è altro che la possibilità di mantenere il forno caldo ma non in funzione cottura. Quindi se noi dobbiamo aspettare parecchio tempo tra una cottura e l'altra, la funzione eco ci permette di tenere il forno abbastanza caldo per poi andare a riprendere la cottura. Un'altra funzione molto interessante sono le memorie che noi possiamo andare a richiamare col tastino F1 e andare a sfogliare ciò che abbiamo memorizzato. Io ne ho memorizzate solo due, quindi due ce ne sono, oppure andare a crearne una nuova. Quindi ci possiamo spostare, ci possiamo spostare sulla temperatura, ipotizziamo di dover cuocere a 500 gradi e di voler memorizzare sulla memoria 3, visto che le altre due sono già occupate. Ci spostiamo sul nostro libricino, premiamo F2 questa volta, andiamo a selezionare la memoria 3 e premiamo OK. La memoria 3 è a posto, quindi andiamo a controllare. La 2 era la mia cottura della pizza in teglia, la 3 è quella che abbiamo memorizzato adesso, la 1 è la mia cottura della pizza napoletana, quindi anche abbastanza semplice da memorizzare. Altra cosina interessante è sicuramente il timer di cottura. In questo caso noi ci siamo spostati sulla memoria 1 che era quella della pizza napoletana e io ho impostato 1 minuto e 30 che rimane naturalmente in memoria. Dopo 1 minuto e 30 il forno non si spegne, vi avvisa lampeggiando, fa lampeggiare la luce interna e emette un suono e vi dice che la pizza è pronta. Allora, adesso vi ho mostrato tutto in lingua italiana, naturalmente, ma è giusto sottolineare che tutto il sistema è multilingue, quindi italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Inoltre, nella riga sopra, vediamo, oltre all'ora e alla data, la versione del software e la connessione Wi-Fi che ci permette di fare aggiornamenti da remoto senza complicarsi la vita. Adesso a qualcuno potrebbe venire in mente che manchi una funzione molto utile, e cioè la possibilità di sparare le resistenze al massimo per recuperare calore tra un'infornata e l'altra. E invece no, perché il Mito è in grado di rilevare istantaneamente i repentini cali di temperatura
dovuti all'apertura dello sportello, proprio grazie alla particolare conformazione dell'alloggiamento della sonda di temperatura e di attivare il boost automatico per recuperare calore in modo intelligente. Di fatto, oltre a non dare fastidio quando inforniamo, quell'incavo permette alla sonda di non essere influenzata dal calore della parete in acciaio e di far circolare l'aria più fresca che entra quando apriamo lo sportello. Dai che è arrivato il momento che tutti stavate aspettando, la prova sul campo di accensione, riscaldamento e cottura. Come impostazioni ho utilizzato quelle che avevano testato Giovanni Tesauro e Ian Spampati, che hanno dato una mano ai tecnici Minerva nel setup del Mito, per poi modificarle leggermente in base alle mie preferenze. Se volete copiarle, copiatele, almeno avete un buon punto di partenza. Ma prima di tutto accendiamo il forno e vediamo quanto tempo impiega ad arrivare alla temperatura massima di 510 gradi. Come potete vedere, il forno è freddo, lo impostiamo a 510 gradi, mettiamo tutte le resistenze al 100% e poi andiamo avanti veloci e vediamo che in 15 minuti circa siamo già a 330 gradi, quindi più della temperatura necessaria per la cottura di una pizza in teglia alla romana, e in 50-52 minuti siamo al massimo 510 gradi centigradi. Ragazzi, considerate che per fare questo test ho inserito il biscotto da 2 cm. Sicuramente con la refrattaria avremmo guadagnato qualcosina, ma alla fine poco conta perché il forno va comunque a regime in pochissimo tempo. E se andiamo a misurare la temperatura della porta appiccicandoci un bel termometro e attendendo qualche istante, vediamo che la temperatura rilevata è di soli 40 gradi. Insomma, poco più di quella che c'è oggi in cortile. Ragazzi, naturalmente non potevo non rifare il test anche con la pietra refrattaria per sanare ogni mio dubbio, ed effettivamente in circa 32 minuti il forno arriva a 510 gradi. Quindi c'è una differenza di una ventina di minuti tra riscaldare il forno con il biscotto e riscaldare il forno con la pietra refrattaria. Ok, tutto bello e molto interessante, ma dobbiamo ancora andare a vedere come cuoce davvero il Mito. La primissima prova l'ho voluta fare con una bella pizza napoletana contemporanea, utilizzando la ricetta che potete trovare qui sul canale e di cui vi lascio il link qui sopra da qualche parte se volete replicarla. Ho impostato la temperatura della camera a 480 gradi, la resistenza del cielo al 70% e quella della platea al 10%, per un tempo di cottura di 1 minuto e 30 secondi. E ho infornato cercando di stare al centro del biscotto, perché è la posizione che ci consente di avere una cottura uniforme senza la necessità di girare la nostra pizza a metà cottura. E boom! Dopo qualche prova, ecco che alla quarta infornata sono riuscito ad avere una cottura praticamente perfetta. Allora, possiamo dire che con la napoletana non ho avuto grossi problemi. L'unica accortezza per non dover girare la pizza a metà cottura è proprio quella di infornare al centro del piano. Per il resto, i PID e le impostazioni che ho utilizzato sono andate alla grandissima e sono pienamente soddisfatto del risultato. Ed ora passiamo al test più difficile, la cottura della pizza in teglia alla romana, dove riuscire ad avere una cottura omogenea in forni così piccoli non è per nulla semplice. Per la teglia ho settato la temperatura della camera a 280 gradi con il cielo al 30% e la platea al 70% per un tempo di cottura di circa 10 minuti. Allora, sinceramente ragazzi, mi aspettavo un buon risultato e in effetti, come potete vedere, la cottura della parte superiore è molto buona. Ma guardando meglio scopro una cosa che non mi sarei mai aspettato. Guardate il fondo, guardate quanto omogeneo, cavolo, è pazzesco. Quando ho sollevato la pizza dalla teglia non ci volevo credere. Cioè, sembrava un quadro, è perfetto, perfettamente omogeneo. E un'altra cosa che mi ha stupito è la velocità con cui il Mito riprende temperatura tra un'infornata e l'altra. Cioè, il tempo di mettere il pomodoro sull'impasto e il forno è già bello pronto per infornare la nuova teglia. Quindi direi che il boost automatico funziona alla grande. Bomba ragazzi, ottimo lavoro. Ragazzi, avete già capito da tutto quello che vi ho raccontato finora che il Mito mi è piaciuto davvero tanto sotto vari aspetti. E sarebbe stato assurdo pensare il contrario, visto che è il prodotto che abbiamo deciso di vendere in esclusiva su Giochi di Gusto e sapete quanto ci teniamo a proporvi solo prodotti che siamo sicuri funzionino davvero bene. Detto questo, però, c'è un aspetto di questo forno
che all'inizio mi ha lasciato un po' spiazzato perché apparentemente è troppo semplice. Ed è proprio il sistema di controllo derivato direttamente da quelli installati sui forni professionali. Temperatura camera, percentuale cielo, percentuale platea. Stop! Ma se inizialmente può lasciare spiazzati, bastano un paio di infornate per capire che è il modo migliore e più semplice per controllare un sistema PID. Le temperature di cottura delle pizze le conosciamo tutti alla fine. E qui dobbiamo solo dire al forno quanto calore dare sopra e quanto calore dare sotto. Al resto pensa tutto la logica di controllo dei relè allo stato solido, cioè il PID, di cui vi prometto di parlarvi in modo più approfondito in un prossimo video. Almeno così sfrutto il mio diploma in campo elettrico ed elettronico. Ragazzi, come sempre spero che il video sia stato istruttivo e interessante. Vi ricordo che potete trovare il mito in vendita in esclusiva per l'Italia sul nostro shop giochidigusto.it e se avete bisogno di altre info scrivetemi nei commenti, che lo sapete che rispondo sempre a tutti. Non dimenticatevi inoltre di mettere un bel like e seguire il canale se già non lo fate e noi ci vediamo al prossimo video qui sul canale YouTube di Giochi di Gusto. Ciao ragazzi, alla prossima!